Ecco, prima hai accennato anche al simbolo, no? Ecco, ci puoi dire chiaramente, e ovviamente sinteticamente, che differenza c'è tra il simbolo e l'archetipo e se un simbolo, questo lo aggiungo io, gli autori mi perdoneranno, se un simbolo può contenere diversi archetipi contemporaneamente. Allora, l'archetipo crea il simbolo e il simbolo ha dentro di sé una informazione fondamentale. E qui ci dobbiamo rifare ai greci, perché i greci ne sapevano di cose molto più di noi. Noi ci abbiamo i telefonini, i greci, quei pochi che esistevano e che avevano studiato, avevano capito molte cose. Anche perché ai loro tempi non c'era la televisione e non esisteva Lilli Gruber. A quel punto l'archetipo crea il simbolo, che è il primo atto creativo e lo crea con una cosa fondamentale che si chiama emozione. Quindi la emozione è quel fare che è in grado di creare il primo scalino della realtà come la vediamo oggi. Il simbolo, dal greco symbolon, vuol dire oggetto, fatto di oggetto, che è un pezzo che sostanzialmente all'inizio era fatto di due pezzi, che è stato diviso dal sé e che va sempre alla ricerca dell'altra parte perduta di sé. Che cos'è quindi il simbolo? Il simbolo della generazione. La coscienza si divide in due. Shiva è un simbolo, come Vishnu, perché i due dei sono la rappresentazione di qualcosa che è la metà della realtà. Buono, cattivo. Il buono è un simbolo di una certa serie di espressioni, che però cerca in continuazione la sua parte perduta, da cui lui è staccato, che è il cattivo. E ci rendiamo conto che la creazione del simbolo è il primo attimo di creazione dell'universo in cui la coscienza crea la prima e unica cosa fondamentale, 3n più 1, vi ricordate? 1, è quell'uno lì, quella cosa fondamentale che creerà tutto il resto, la separazione. Il simbolo è la rappresentazione della separazione. Il simbolo del coltello, ti taglio in due. Il coltello in una sola operazione non ti taglia in tre. Non so se ci avete mai pensato. Noi, in questo universo, non esiste un coltello che ti taglia in tre. Quando tu devi fare una scelta, la fai tra due oggetti, anche se gli oggetti che devi scegliere sono tre. Scegli tra il primo e il secondo e il terzo, e tra il primo e il terzo. Vi voglio fare, e questo vuol dire, te sei un maschio, scegli tra tre ragazze. Allora, questa cosa è scientificamente stata provata, perché se non fosse così, i tempi di scelta del cervello sarebbero, per scegliere tra tre persone, il doppio della scelta fra due persone. Non è così, è il triplo, cioè tu devi fare tre interazioni, iterazioni. 1, 2, 1, 3, 2, 3. E il computer te lo segna perché il cervello fa questo. Le cellule si dividono in due, le reazioni chimiche sono bimolecolari, e la quantistica poi ti dà il colpo di grazia. Quando te hai due buchi su una parete e tu emetti un fotone, il fotone passa contemporaneamente a destra e a sinistra, creando in uno schermo che sta dietro delle figure di interferenza. Allora te dici, bene, invece di due buchi ce ne metto tre. Vediamo come sono fatte le figure di interferenza. Le figure di interferenza non sono un'interferenza tra tre onde, sono un'interferenza tra
le onde 1, 2, 1, 3 e 2, 3, dimostrando chiaramente, inequivocabilmente, che l'universo è duale, cioè è un simbolon. Che meraviglia! Nella fisica quantistica c'è scritta questa roba qua. Capito? Che cosa vuol dire? Quindi, che dire? Non c'è nient'altro da dire di più. Fine. Bene, allora qua andiamo verso un altro settore. Qual è il rapporto, diciamo, anzi, pardon, secondo te il linguaggio scientifico è il migliore momento per approcciarsi a tematiche spirituali? O se vuoi parlare di energia, insomma, in base al tuo linguaggio. Allora, parliamo di linguaggio. Visto che stiamo parlando di archetipi, il linguaggio più evoluto, qual è? Il linguaggio più evoluto potrebbe sembrare, e te lo danno ad intendere, quello in cui non si fanno errori. Io dico mela, mela, e la gente dovrebbe, se il linguaggio mio è evoluto, che mela è un frutto che è quella cosa che io sto pensando. In realtà, mela potrebbe essere una parte di una frase che è mela dai, per esempio. Quindi, allora, questo linguaggio non è perfetto. So che qualcuno farà delle battute erotiche sotto questa frase, che è anche divertente, perché la scienza è una cosa divertente. Mela può essere interpretato in modi diversi. Cosa vuol dire? Che noi stiamo utilizzando un linguaggio che è evoluto da un punto di vista storico, ma che ancora non è in grado di essere misinterpretato. Allora noi cosa cerchiamo di fare? Di migliorare questo linguaggio perché esso sia più coerente possibile con la unica interpretazione. In realtà questo linguaggio ha un problema, che quando io arrivo in fondo ad ottenere questo linguaggio il più perfetto possibile, io posso sostanzialmente parlare solamente con me stesso. Al massimo con quelli della mia stessa razza che hanno fatto lo stesso percorso evolutivo, grammaticale. Questo non è il linguaggio più evoluto, questo è un linguaggio più perfezionato. Il linguaggio più evoluto è quello che ti permette di parlare con tutti gli esseri dell'universo facendoti capire, essendo compreso. E questo messaggio non è quello perfezionato in questa direzione, ma è quello primordiale che tutti parlavano. Lo sapete qual è? Il linguaggio archetipale. Il linguaggio archetipale è quello che ti permette di essere compreso da tutti. Esempio, il linguaggio parlato, cioè i fonemi, sono già qualche cosa che viene dopo il simbolo. Il linguaggio immagine, cioè te fai vedere delle cose, è già qualcosa che viene dopo. Il linguaggio iniziale, che viene prima di tutto questo, è un linguaggio sensazionale, cioè a sensazioni. Tu incontri una ragazza, non gli dici niente e voi sapete che vi siete capiti. Che cosa vuol dire questo? Che il linguaggio perfetto è quello che sostanzialmente non usa né le immagini né i simboli, ma che usa le emozioni. E ancora prima il linguaggio totalmente archetipale. Del linguaggio archetipale noi ne abbiamo traccia nei tentativi di comunicazione quando noi stiamo per parlare con gente che non sappiamo neanche chi è. Come faccio a parlare con un cinese? Gli faccio dei gesti, cioè muovo le mani del corpo in modo tale che il mio linguaggio sia un linguaggio geometrico. Povero Platone, perché la geometria è capita da una formica. Io guardo le formiche e so che due formiche
come due api. Quando guardi le api, i lavori scientifici dicono che le api parlano facendo dei movimenti. E questo è un po' quello che dice la programmazione neurolinguistica. Quando tu ti muovi male davanti a un altro, l'altro ti diventa antipatico. E non vi siete scambiati neanche una parola e tu non sai niente dell'altro che hai di fronte a te. Questo perché il linguaggio, cioè la informazione, lo ridico, la forma in azione è passata all'altro comunicando quello che doveva comunicare. Quindi il linguaggio primordiale è il linguaggio che non ha bisogno di parole. Questo si aveva impressione di questo quando io tanti anni fa studiavo i fenomeni di adduzione. Nei fenomeni di adduzione si usava l'ipnosi profonda. Nell'ipnosi profonda il soggetto raccontava quando aveva di fronte a sé l'alieno e l'alieno gli diceva delle cose, ma non apriva la bocca, gliele diceva nella testa. Quindi quando l'alieno parla e dice perché l'addotto lì davanti non sa cosa fare e gli chiede ma te chi sei? Che mi sei comparso in camera passando attraverso il muro che è diventato luminoso e te sei qui dentro. Ma te chi sei? E lui ti diceva, alcuni dicevano Axtir, alcuni dicevano Aishtar, alcuni dicevano Astarte, alcuni dicevano Astarotte, cioè il tentativo del cervello di creare un fonema era già qualcosa di corruttibile, perché all'inizio sì, c'era una serie di suoni analoghi che il tuo cervello poi aveva tentato di modificare. Da lì si comprendeva come nella nostra storia tutti coloro che parlano di Astar Sheran, il capo della flotta spaziale, o di Astarotte, il diavolo che viene da un altro mondo, ecco che parlavano della stessa cosa. Ma perché? Ora si capisce questo, perché nel tuo cervello non è stato proiettato un fonema. Il cervello che parla con un altro cervello e sente mentalmente le parole, sente l'archetipo e lo reinterpreta sulla base dei suoi prerequisiti, della sua lingua, della sua pronuncia. Quando io parlavo col gatto, questo potrà far ridere un sacco di persone, e il gatto mi parlava anche lui. E il gatto fa miau, ma vi posso assicurare che il gatto fa miau in almeno 20 modi diversi. E io avevo trovato un sistema per parlare col gatto. Non era importante quello che dicevo, era importante quello che pensavo. E nel dirlo modulavo la voce in modo che questa modulazione avesse un significato preciso. Quindi il gatto comprendeva quella serie di fonemi sotto forma di toroidi, pensate, che il nostro apparato uditivo sente e il cervello interpreta come forme toroidali. La forma toroidali ha due parametri importanti. Il raggio del toroide grande e il raggio della ciambellina piccola, della caramella di menta, del sai menta che noi stiamo utilizzando. Questi due parametri, secondo la scienza moderna, sono quelli che danno al fonema una interpretazione archetipale. Pensate quindi che noi crediamo di parlare e di capire le parole. In realtà noi stiamo comprendendo il simbolo, l'archetipo, cioè il tono della voce. Fate un esempio, facciamo un esempio semplice. Te vai a lezione da un professore e il professore parla in modo monotono, cioè dà l'importanza a tutte le cose che dice uguale. Voi non capite un cazzo. Se invece, come sto facendo io, aumento o diminuisco i punti fondamentali che voglio far capire, ecco che ci sono delle informazioni che voi pensate, perché io ho detto le stesse parole che diceva l'altro professore, non è che ho detto cose differenti,
ma io vengo capito, l'altro professore no. Che cos'è la differenza? È l'archetipo che sta dietro l'imprinting, l'impronta fonemica. E qui ti avranno capito tutti i gattari come me, no? Che Mm. effettivamente io noto anche con mia figlia, anche la comunicazione, che lui è innamorato quando lei arriva, per esempio, o io se gli parlo in un certo modo, lui mi agola in un certo, quindi ti capiamo benissimo da questo punto di vista. Ecco, tornando a noi invece, qual è secondo te il rapporto tra queste conoscenze, quindi tra la scienza ufficiale di oggi e possiamo dire quella antica, no? Nel modo un po' come quella greca? Sì, sì, bisogna, sarebbe necessario comprendere che le cose che noi abbiamo fatto, le abbiamo fatte tutte perché eravamo spinti da un daimon, come dice Hillman, cioè da una forza interiore che ci fa fare delle cose. E questa forza interiore che noi non comprendiamo sono gli archetipi primordiali di Jung, cioè degli operatori che noi abbiamo dentro, come se fossimo dei computer in cui quando facciamo delle cose non ci rendiamo conto che queste operazioni che facciamo sono in realtà il prodotto degli operatori principali. Bene. Allora, quando noi facciamo una cosa, crediamo di averla fatta perché sostanzialmente era il nostro lavoro. Non è così, non è semplicemente così. Noi che abbiamo una coscienza di cui non abbiamo consapevolezza, creiamo la realtà esterna come creatori utilizzando gli archetipi di partenza. Gli archetipi di partenza si manifestano come informazioni geometriche. Esempio, in uno studio che ho fatto ormai, mi sembra nel 2019, dimostravo senza ombra di dubbio, perché tutti lo possono vedere, non ci sono le formule, quelle vengono dopo, che il ponte di Londra aveva le stesse identiche proporzioni della Torre Eiffel e tutti e due avevano le stesse proporzioni del DNA e tutti e tre avevano le stesse proiezioni di una proteina e tutti e quattro avevano le stesse forme geometriche di una rete neuronale. Come è possibile questo? Qualsiasi cosa noi facciamo, anche la struttura delle piramidi della piana di Giza rientravano in questo contesto. Qualsiasi cosa noi facciamo, inconsapevolmente usiamo geometricamente lo stesso stampino. Perché? Perché dentro di noi, inconsapevolmente, abbiamo quelle informazioni. Questo che cosa cavolo vuol dire? Vuol dire che tutto ciò che noi creiamo, lo creiamo come immagine esterna di una informazione che abbiamo dentro di noi e questo accade perché la nostra coscienza vuole farci capire all'esterno di noi che noi siamo i creatori dell'universo e solo quando abbiamo capito quello che sto dicendo abbiamo capito che lo siamo. Guarda, che strano, sperimentalmente ho scoperto che i neuroni del nostro cervello si distanziano tra di loro di multipli di pi greco, centimetri. Che strano! Non ci avevo mai pensato e cominci a vedere l'universo e vedi che l'universo è basato su tre numeri fondamentali che sono sempre pi greco, la sezione aurea, il numero di Eulero, la radice di 2. Tutto questo costruisce tutto l'universo. Quindi l'universo che ti sembra complicato, a volte ti sembra disarmonico, a volte ti sembra totalmente disorganizzato, invece scopri che è sotto l'egida di un'unica geometria. Quindi prima della fisica, prima della matematica, geometria e basta. E allora le formule della fisica che significato possono avere da questo punto di vista?
Dobbiamo rivederlo il significato. Le formule della fisica sono precise, nessuno te le tocca. 2 più 2, state tranquilli, fa sempre 4. Ma che cosa c'è tra il prima Malanga e dopo Malanga? Malanga si chiede perché 2 più 2 fa 4, mentre prima di Malanga sono 3 o 4 stronzi nella storia di scienziati che si sono chiesti ma perché il mondo è fatto così? Facciamo un esempio semplice. Il principio di indeterminazione di Heisenberg. Heisenberg scopre che non si possono fare due misure di un certo tipo contemporaneamente perché si sbaglia. Perché? E se fai bene la prima misura, la seconda ti viene male. Se fai bene la seconda misura, la prima ti viene male. E porca puttana, ci prende il premio Nobel. Ci fosse stato un cane finora della fisica che si è chiesto perché. Non c'è stato. Non c'è un cane nel mondo di fisici che si è chiesto, esiste il principio di indeterminazione, è stato dimostrato, perfetto, ma perché esiste? Ecco, dopo Malanga la cosa importante è chiedersi perché in quella formula ci sono gli elementi degli archetipi primordiali. Il principio di indeterminazione di Heisenberg, cioè se non lo capisci con la coscienza, che è la primordiale cosa che ha fatto l'universo e che quindi sa anche perché ha costruito un universo con una indeterminazione, non lo puoi capire. Ma perché noi, che siamo i creatori dell'universo, avremmo dovuto creare un universo non misurabile? Cioè ci diamo le martellate sulle palle come coscienza. Allora, pensiamoci un attimo. Noi siamo venuti qui per fare l'esperienza della dualità, l'esperienza della divisione, l'esperienza del simbolon. A me sembra così chiara questa cosa. Quindi il nostro cervello è stato creato apposta per non poter vedere la realtà totale dell'universo, perché se no noi non possiamo fare l'esperienza della dualità. E allora noi stessi ci siamo creati un corpo con un cervello che fa una misura alla volta. O misuro lo spazio-tempo o misuro l'energia. Le due misure le posso fare rapidamente, una vicino all'altra, ma non sarà mai possibile che io possa fare insieme, in the same way, nello stesso tempo, le due misure. Così che io sia obbligato a vedere la dualità dell'universo. Allora, questo è l'interpretazione simbolica del principio di indeterminazione di Heisenberg. Se noi prendiamo questo approccio alla fisica quantistica e lo rivoltiamo in tutte le formule della fisica quantistica, la quantistica che è sempre stata dagli scienziati totalmente incomprensibile. Pensate, lo scienziato che si trova di fronte a delle formule che sono quelle, fa i conti e gli viene così, fa le misure e gli viene così, non sa perché è così. E perché non lo sa? Perché non ha coscienza di sé lo scienziato di oggi. La scienza con l'H non è quella che ci porterà a casa.